comunque è andata per 40 km la macchina, No, guarda, io non ne ho più, cioè vai tu. Al rally di Monza. Come avete visto nello scorso video, siamo stati veramente sfigati, è il termine corretto. Abbiamo tirato, purtroppo avete sentito un beep che è durato 25 secondi perché non ci volevamo credere. Era la seconda speciale di notte, bellissimo, e purtroppo l'auto ci ha mollato di botto e in poche parole l'idroguida si è rotto e il volante da pesare 2 kg è pesato 300 kg, non potevo più girare il volante e quindi niente, è andata così. Ma oggi quando siamo indietro dobbiamo riprendere 2 minuti. Dobbiamo riprendere 2 minuti dal penultimo. Dobbiamo riprendere 2 minuti dal penultimo per tornare in classifica. Quindi obiettivo adesso è prendere il penultimo e da lì poi vediamo come proseguirà il rally. Anche stamattina siamo partiti gli unici delle 4 ruote motrici con l'umido praticamente. Ovviamente oggi siamo partiti per primi perché siamo ultimi e siamo partiti proprio col bagnatissimo. Chi partirà dopo sarà un pelo più avvantaggiato, ma va bene così. Dalla prossima speciale sarà tutto asciutto e da lì dovremo iniziare la nostra scalata verso il recupero. Fino a dopo.
Ragazzi, finita la prova speciale 5 vi starete chiedendo perché non c'è l'audio del navigatore e del pilota. Per il semplice fatto che chi si doveva occupare di tutto questo si è perso le prime 2 prove speciali e dalla seconda prova speciale l'audio non c'era più. Quindi ho voluto fare un montaggio del genere perché appunto sennò sarebbe stato un disastro. Ma adesso nella prova speciale 6, che è la Grand Prix, la più bella prova speciale del weekend, dove sono 44 km di prova speciale a manetta di notte, ho deciso per gli amanti del motorsport puri di lasciarvela quasi integrale per sentire il rumore del motore e vivere l'esperienza che ho vissuto io. Mamma mia quanta gente che c'è nel mezzo, dobbiamo arrivare al controllo orario entro 1 minuto e mezzo, altrimenti penalità, come se già non ne avessimo avute abbastanza. Ma perché sta scendendo quel navigatore della Skoda? No, c'è la fila! Un sacco di gente è venuta molto prima del proprio tempo e stanno intasando tutto. Albert, mi sa che devi scendere al volo. Meno male, siamo in tempo, tutto sotto controllo. C'è Albert qui di fianco a me che sta solo un po' sbroccando, ma tutto nella norma. Ci siamo. Davanti a noi ci sono le ultime R3 che dobbiamo passare prima di arrivare alle R5, perché vi ricordo, noi nelle prove speciali precedenti abbiamo recuperato i 2 minuti di svantaggio che avevamo di penalità per esserci ritirati e in più abbiamo passato un bel po' di R3. Adesso manca una piccola parte dell'opera e arrivati alle R5 inizieremo la scalata nella nostra categoria. 3, 2, 1, via! La parabolica di notte è un qualcosa di magico, una delle più belle esperienze che abbia mai fatto. Ormai avendo fatto un po' di chilometri inizio a conoscerla un po' e a maneggiarla un po' meglio. Adesso lanciati verso la seconda parte della parabolica, niente errori perché poi tra poco usciremo nel circuito originale e da lì bisognerà iniziare a martellare per guadagnare posizioni e passare più gente possibile. Ed eccoci sul circuito standard. Nelle inversioni, come al solito, come tutto il weekend, abbiamo i rapporti lunghi, faccio molta fatica a uscire dalle inversioni e la macchina è sempre sotto coppia. E se cerco di farla pattinare prima sfrizionando, essendo un integrale, smusa tantissimo e ci porta larghi. Dobbiamo cercare di trovare un equilibrio.
Finito il primo giro siamo già sotto ai nostri avversari che erano un minuto avanti. Questa qui davanti a noi era una delle più veloci R3, quindi vuol dire che le R5 sono lì vicino. Ed eccola lì, la vedo. Ford Fiesta R5. Ci siamo, da qui parte il nostro recupero. Cavoli, c'era in mezzo un R3. Adesso cerco di passarla senza troppi problemi. Speriamo mi dia strada. Molla, molla. Perché? Perché? Cronometri in moto. Vabbè, fa niente, tutto sotto controllo, abbiamo leggermente toccato, abbiamo perso una ventina di secondi, recuperiamo tutto subito. Testa bassa e via. Un'altra R3. Finalmente là in fondo ci sono un sacco di luci tutte attaccate. Probabilmente è tutto il filotto delle R5 che si sono trovate e stanno combattendo. Manca solo un giro, proviamo ad arrivarci sotto, ma anche in caso non ce la facessimo, domani abbiamo altri 44 km per risalire a Cannone. Non so che dire. Idroguida rotto un'altra volta. Adesso comunque torniamo ai box e ne parliamo dopo. La chicane dopo i box per passare uno con l'R2. Vabbè, ma ha sbattuto toccato. Si è appoggiato al muro. Fa E niente, basta. dai, ha fatto niente. Ma dopo è andata per 40 km la macchina,
Ma io te quanto siamo una macchina. sfigati. Ma veramente non ce ne va dritta una in questo weekend, Allora, cosa succede? Abbiamo rotto di nuovo l'idroguida. A parte ovviamente l'errorino che abbiamo fatto prima, che ci siamo appoggiati al muro, ma stavamo comunque recuperando ancora e invece ci ha abbandonato un'altra volta. Che dire, adesso All'ultimo giro. all'ultimo giro. No. Forse è meglio perché sennò domani ci mollava subito. Quindi No, proprio andarla a vederla. bella. esatto. Cioè, nel Vogliamo senso- trovare il lato positivo in queste 2 giornate che sono state belle, perché non si può dire che non sono state belle, ma molto complicate. Bene, adesso rimetteranno a posto questo. No, beh, va detto un'altra cosa, che comunque va segnalato il fatto che i tempi, perché avevamo le persone che ci prendevano i tempi fuori, cioè che dà ancora più fastidio, perché come avevamo detto prima, aspettateci la Grand Prix, noi alla Grand Prix eravamo Ne arrivati. abbiamo. No, ma c'è da, Luca dire ne ha. c'è da dire un'altra cosa, è che si vedeva anche dalle immagini che stavano andando fortissimo, stavano passando veramente tutti, siamo arrivati in coda all'ultima R5 e da lì sarebbe iniziata, diciamo, la scalata domani nella seconda Grand Prix. Questo non accadrà perché ripartiamo dietro domani. E no ragazzi, invece non partiremo neanche dietro. Perché vi chiederete voi? Perché ci è stato detto dal team che noi durante la gara non ci siamo fermati nonostante avessimo un avviso di temperatura troppo elevata nel cruscotto. In poche parole, quando avviene questo, il cruscotto si illumina o completamente di arancione se il danno è leggermente grave o addirittura completamente rosso se bisogna fermarsi immediatamente. Come avete visto anche voi dalle immagini, tutto questo non è avvenuto e quindi noi abbiamo continuato semplicemente la nostra gara e la macchina dopo tutto andava anche bene. E questo non c'entra niente col fatto dell'idroguida rotto per la seconda volta. Quando ci è stato detto questo, io e il mio navigatore siamo andati dal team manager a fargli vedere i camera car dove si vedeva che non c'era questo avviso. Allora a quel punto ci è stato detto che la guarnizione di testa è stata bruciata dal parco chiuso ad arrivare ai box. Ma nonostante questo, quando noi siamo arrivati al parco chiuso, un meccanico ha preso la macchina e l'ha portata a far benzina col motore che in teoria doveva essere ultra scoppiato. Quindi, vabbè, non stiamo entrando nei dettagli, ma è una questione molto fumosa. Difatti, poco ma sicuro, io con HK l'anno prossimo non correrò assolutamente. Al contrario, invece, mi sono trovato molto bene con Ford Italia, che ha cercato in tutti i modi di mettere a posto la situazione. E difatti non sarà il mio ultimo rally di Monza, ma anzi ci sono programmi molto importanti per l'anno prossimo, con una Ford Fiesta R5 che in questo rally di Monza era a fine carriera, perché era ancora il modello vecchio di Fiesta. Non so se avete visto la differenza tra VRC Plus Fiesta e R5 Fiesta. Uno è il modello nuovo già fatto per le competizioni e l'R5 invece è ancora il modello vecchio. E quindi vi faccio immaginare un po' quello che potrebbe succedere l'anno prossimo. Per qualcuno di voi che non è molto avvezzo al mondo del motorsport, si starà chiedendo: ma cosa c'entra Ford Italia con il team? La macchina non viene data da Ford Italia? No, perché Ford Italia si appoggia a dei team che hanno le auto Ford. Non è che Ford Italia ha un team suo all'interno del rally di Monza, diciamo. Quindi la mia collaborazione molto probabilmente con Ford non si ferma a questo rally, ma sarà anche per l'anno prossimo, con delle bellissime novità. Spero che questo viaggio all'interno del rally di Monza vi sia piaciuto. Per me, a parte le varie rotture e tutto il resto, è stata un'esperienza pazzesca. L'anno prossimo speriamo di ripeterla in modo molto più tranquillo. Gas e ci vediamo al prossimo video.